Ciao a tutti. Benvenuti su Mania delle serie turche. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividere questo contenuto. Grazie di cuore. Il mondo dello spettacolo sta mormorando con stupore. Voci insistenti sostengono che Mahsine Merabet abbia detto sì alla proposta di matrimonio di Cenk Torun, con cui da tempo si parlava di una vicinanza più che amichevole. E non è tutto. A quanto si dice, questa scelta inattesa sarebbe maturata anche dopo qualche strappo irrisolto con un collega con cui il nome di Mahsine era stato spesso accostato, una storia fatta di sguardi, silenzi e allusioni che non hanno mai trovato un vero approdo. Secondo chi conosce bene gli ambienti in cui si muovono, Mahsine è stata a lungo attenta a difendere la sua sfera privata, proteggendola da curiosità e letture facili. Ma qualcosa, nelle ultime settimane, sembra essere cambiato. Le solite montagne russe emotive, sussurrano in molti, l'avrebbero spinta a invertire la rotta e a cercare finalmente chiarezza. Le chiacchiere su un rapporto mai davvero iniziato con quel noto interprete, e su una distanza crescente, hanno alimentato il chiacchiericcio digitalizzato, post criptici, like incrociati, storie che sembravano parlare e poi tacevano di nuovo. Nella cerchia più vicina all'attrice, si cita una frase ripetuta a mezza voce: non voglio più incertezze. Proprio in quel frangente, la presenza di Cenk Torun attorno a Mahsine ha cominciato a farsi costante, come se vi fosse un disegno paziente dietro ogni invito, ogni incontro a casa di amici comuni, ogni intervallo tra sette e progetti musicali, tra provini e cene riservate. Si dice che i due si conoscessero da tempo, che si incrociassero nei salotti creativi della città, nelle serate dove l'arte si mescola alle confidenze. Tra loro, raccontano, il dialogo si sarebbe fatto profondo, capacità di ascolto e visioni simili del lavoro, delle ambizioni, dell'idea di famiglia e di futuro. Del carattere di Cenk, mormorano i ben informati, a colpire Mahsine sarebbe stata la calma di fondo, unita a una determinazione che non alza la voce ma non fa un passo indietro. Quella fermezza gentile, dicono, avrebbe fatto breccia, portandole una sensazione di sicurezza che da tempo le mancava. Il vero colpo di scena, però, è la presunta proposta. A quanto trapela, Cenk avrebbe chiesto la mano di Mahsine con un gesto semplice, lontano dalla spettacolarizzazione, quasi un rito intimo che puntava tutto sull'autenticità. Nessun tappeto rosso, nessuna regia, solo una stanza calda, poche persone a loro care, parole scelte con cura e una promessa pronunciata senza tremare. L'effetto, per lei, sarebbe stato travolgente proprio perché privo di clamore. Quel sì, dicono, è arrivato come conseguenza naturale di giorni passati a cercare equilibrio e non più tempeste. Il racconto che rimbalza tra i corridoi dei set e le telefonate a tarda notte è chiaro. La decisione sarebbe anche il modo con cui Mahsine ha risposto a un periodo segnato da pause, fraintendimenti e indecisioni, quelli che l'hanno accompagnata nelle cronache del cuore degli ultimi mesi. Per alcuni si tratta di ostinazione, una dimostrazione per mettere a tacere il passato. Per altri, invece, è un atto di amor proprio, la scelta di proteggere il proprio benessere. Sia Cenk sia Mahsine, ufficialmente, tacciono. Le bacheche non hanno ancora restituito un annuncio inequivocabile, eppure tra amici e familiari il sorriso trapela, insieme a un sottile cambio di registro nelle loro giornate. Lei, dicono i colleghi sul set, si muove con una leggerezza nuova. Si nota nel modo in cui saluta la troupe, nello sguardo meno teso, nel modo di scherzare tra una scena e l'altra. Qualcuno giura che sembri più concentrata e allo stesso tempo incredibilmente serena. Cenk, dal canto suo, quando gli vengono rivolte domande sul privato, risponde con ironia, dribbla, devia, eppure lascia intravedere una felicità che fa fatica a restare dietro il sorriso. Questo stile di non detto ha alimentato ancor di più il racconto che sta incendiando le chat e i gruppi delle fanpage. L'attesa, ora, è tutta per una dichiarazione ufficiale. Sarà reale, questo matrimonio dietro l'angolo, o stiamo assistendo al formarsi di una leggenda dietro le quinte? C'è chi scommette che i due stiano solo cercando il momento giusto per condividere la notizia senza che niente la sovrasti, né un lancio di progetto né il ritmo serrato dei set.
Di certo qualcosa è cambiato anche sul fronte dei piani professionali di lei. A quanto si dice, la bella Massine avrebbe confidato alle persone di cui si fida di voler muoversi con più determinazione, di non permettere più che le oscillazioni della vita privata travolgano il lavoro. La postura decisa di Chang, la sua chiarezza nell'affrontare un passo così impegnativo senza esitare, avrebbero avuto su di lei un effetto rassicurante, quasi la sensazione di essere finalmente messa al centro senza condizioni. Intanto, chi in passato era stato accostato a lei resta nel silenzio. Qualche post caricato di simboli non è sfuggito agli osservatori del gossip, e non pochi hanno visto in certe parole dei richiami indiretti a situazioni finite o mai veramente cominciate. Il non commentare, però, è diventato a sua volta un commento. Per molti è il segno di chi preferisce guardare da lontano, prendere fiato e lasciare che i fatti parlino, senza alimentare un coro già fin troppo rumoroso. C'è chi sostiene che il sì di Massine sia il tentativo più elegante di chiudere con il passato, di trasformare ferite vecchie in cornici che non fanno più male. Altri, al contrario, leggono un messaggio preciso: la vita va avanti, con o senza i chiarimenti che non sono mai arrivati. Dalla parte di Chang, gli amici raccontano tutt'altro che una cotta da passerella. Uno di loro, in confidenza, avrebbe riferito che lui avesse già da tempo il matrimonio in mente, non come una formalità, ma come un linguaggio capace di dare forma a ciò che sentiva. Nei circoli in cui si decide cosa passa o non passa in prima pagina, riecheggia una frase attribuita proprio a Chang: è una pace che non sentivo da tanto. E pare che i due, nella complicità di questi giorni, si stiano persino lasciando scappare cenni a una possibile data, senza ancora fissare nulla, come se volessero assaporare l'idea prima di metterla nero su bianco. Sui dettagli del giorno 10, le scommesse si sprecano: cerimonia semplice e raccolta, nel loro stile, o sorpresa con colpi di scena pensati per lasciare tutti a bocca aperta? A dare ulteriore peso alle indiscrezioni, tornano a circolare vecchie interviste di Massine, in cui lei ribadiva quanto la sincerità fosse l'unica cosa capace di farla sentire davvero al sicuro. Non voleva più drammi, diceva, non voleva più storie che ti sollevano solo per farti cadere. Preferiva la quiete a una passione che si consuma in fretta. Parole che oggi trovano una nuova eco. Per molti, è proprio questo il segnale più forte: la sua coerenza. E quando si parla di segnali, non si può ignorare l'ultimo giro sui suoi profili social. Canzoni condivise con parole che sanno di svolta, foto in cui un dettaglio metallico alla mano cattura l'attenzione, e una didascalia che suona come un manifesto: la vita a volte richiede decisioni coraggiose. Non sono conferme, certo, ma l'espressione serena e l'energia che traspare dal suo modo di raccontarsi ai fan suggeriscono che un capitolo nuovo sia davvero iniziato. Anche per Chang sta scorrendo, silenziosa, una fase diversa. Chi ha assistito ai suoi ultimi incontri con il pubblico assicura che l'atmosfera sia diventata più romantica. Non tanto nelle parole delle scene che interpreta o nelle scelte dei copioni, quanto nelle pause, nei ringraziamenti, in quei discorsi che il pubblico si porta a casa. Una frase, in particolare, ha acceso l'immaginazione: mi stanno capitando cose belle nella vita. Detto così, con la naturalezza di chi non deve dimostrare nulla, è bastato a convincere più di uno scettico. Dentro la cerchia di amici, si mormora che questo rapporto non sia soltanto passione, ma una forma di equilibrio, di pace quotidiana che riordina la testa e alleggerisce il cuore. La domanda che spacca il pubblico, però, è un'altra: Massine ha preso questa decisione per capriccio, per orgoglio, o davvero perché ha scelto se stessa dopo le delusioni? C'è chi crede che i mesi di incertezze legati al passato l'abbiano sfiancata, e che oggi lei cerchi soltanto un punto fermo. Altri pensano che questa scelta racconti una maturità nuova, quella di chi ha imparato a riconoscere cosa la fa stare bene. Nelle memorie del web riemerge una sua frase: voglio qualcuno che mi sostenga e non mi abbandoni. La si legge accanto alle nuove foto, ai nuovi progetti, e improvvisamente assume un sapore diverso, quasi fosse stata una premonizione. In mezzo a tutte queste voci, i silenzi continuano a interessare più delle parole. Chi fu vicino a quella storia che non è mai diventata storia preferisce non alimentare altre conversazioni.
Gli addetti ai lavori assicurano che non ci saranno smentite né conferme a breve. E per un motivo semplice, nessuno vuole far esplodere la bolla più del necessario. C'è anche chi sostiene che il passato, questa volta, resterà davvero al suo posto, mentre il presente prende forma senza chiedere il permesso a nessuno. Di Cenk e Massine, si dice che abbiano promesso a se stessi di proteggere ciò che hanno costruito in silenzio, lontano dagli eccessi, e che la loro strategia sia proprio questa, lasciare che siano la coerenza e i gesti a parlare. Dietro le quinte, la tabella di marcia resta serrata. Massine sta scegliendo con cura i prossimi impegni, ritagliandosi spazi per respirare tra un set e l'altro. Vuole che ogni progetto rifletta una parte della donna che sta diventando, non soltanto dell'attrice che il pubblico conosce. Cenk si muove allo stesso modo, in equilibrio tra lavoro e vita privata, come se avessero entrambi compreso che la chiave non è correre, ma saper fermarsi insieme. Gli amici li descrivono complici, capaci di tenersi per mano senza sovraesposizione. Eppure, quando si incrociano nelle foto rubate, quella naturalezza emerge con una forza che non ha bisogno di didascalie. Il chiacchiericcio sulla presunta data procede a suon di ipotesi. Qualcuno, vicino al loro giro, parla di una stagione mite, quando i colori si fanno più dolci e la luce sembra allungare le giornate. Qualcun altro immagina un sia al tramonto, in un luogo simbolico, un dettaglio che parli di loro e non di nessun altro. Ma l'idea che affascina di più è quella che rispecchia la loro indole recente, un momento sobrio, raccolto, che non metta in scena la favola, ma la verità. E poi ci sono i piccoli tasselli, quelli che fanno crescere la leggenda senza bisogno di conferme. Un anello che compare e scompare dagli scatti. Un bracciale che torna spesso, come se fosse un portafortuna. Una canzone condivisa da lui e ripresa da lei, in un gioco di rimandi che chi segue da tempo ha imparato a decifrare. Nel frattempo, le voci tornano a interrogarsi, e se la decisione fosse stata già presa da un po', custodita con cura per non farsi sporcare dal rumore esterno? La risposta, forse, è proprio in quel modo di sorridere con cui entrambi attraversano le domande indiscrete. In controluce, il percorso di Massine è quello di una donna che ricompone i frammenti, scegliendo di non farsi definire da ciò che non è andato. Il suo passo ora è diverso, più verticale, più sicuro. Quella che qualcuno chiama ostinazione, altri la chiamano fedeltà a se stessa. Cenk, da parte sua, sembra avere trovato la misura giusta, la presenza affettuosa senza pressione, l'ascolto prima della risposta. È questa combinazione a far sognare chi li guarda, la sensazione che non si tratti di un colpo di teatro, ma di un equilibrio conquistato. Eppure, il racconto non sarebbe completo senza ricordare da dove nasce l'eco che oggi li avvolge. Per mesi, gli appassionati di gossip hanno seguito ogni microsegnale, ogni assenza commentata, ogni frase lasciata a metà. Il passato si affacciava a intermittenza, insinuando domande che nemmeno il tempo riusciva a spegnere. Oggi, con questa possibile svolta, tutto assume una nuova luce. Persino i vecchi post sembrano dire un'altra cosa, come se la storia abbia deciso finalmente il suo titolo. La verità è che a volte due persone si incontrano al momento in cui smettono di rincorrere ciò che non torna. Questo, raccontano le voci, è stato il segreto di Cenk e Massine, la pazienza. Hanno aspettato, si sono ascoltati, hanno lasciato che le cose accadessero. E se davvero quel si è già stato pronunciato, allora è stato pronunziato sottovoce, come si fa con ciò che conta davvero. Fino a quando non arriverà una conferma, i sospiri del pubblico continueranno. Ma un dato è innegabile. L'aria intorno a loro è cambiata, e i dettagli, come sempre, non mentono. Siamo giunti alla fine del nostro video. Se questo racconto vi è piaciuto, iscrivetevi a Mania delle serie turche e condividete il video con chi ama seguire da vicino le storie del cuore. Restate con noi per i prossimi aggiornamenti su Cenk Torun e Massine Merabet, perché qualunque sia la verità dietro le quinte, è di quelle che difficilmente smettono di far parlare. A presto!